Che cos'è un sogno? Ci sono sogni belli, sereni, sogni brutti. Ci sono sogni strani, fantastici, assurdi, sogni singoli e sogni condivisi. E ci sono sogni premonitori da interpretare e sogni da cogliere al volo. E come piccola luce, profumi nell'aria. Che cos'è un sogno? È un desiderio antico, una speranza che sempre fugge e sempre ritorna. E quando proviamo a raggiungerlo, a fermarlo, scompare. Il seguire un sogno è superare i confini della propria realtà. Provare a essere ciò che desideriamo, malgrado tutto, malgrado tutti. Il sogno di Enea è un progetto articolato che intende affrontare un argomento delicato come quello della migrazione attraverso la lente dell'umorismo. L'umorismo è un linguaggio molto popolare, aiuta a ridere su un palcoscenico, al cinema, nella carta stampata, ma è anche una particolare forma di intelligenza, aiuta le persone a connettersi tra di loro, aiuta a relazionarsi, migliora la comunicazione tra persone, popoli, culture diverse. Uno per uno propone il suono. Inizio io, poi lui, fino a che abbiamo finito. Però i suoni che propone uno lo fanno tutti. Per realizzare queste imprese abbiamo deciso di differenziare il nostro lavoro in 3 differenti progetti, quello teatrale, quello cinematografico e quello letterario. Stiamo realizzando uno spettacolo di teatro umoristico che avrà come protagonisti proprio le ragazze ed i ragazzi ospiti nei centri di prima e di seconda accoglienza di tante città italiane. Perfetto. Gli autori dello spettacolo saranno i migranti stessi e scriveranno partendo dalle loro storie, dalla loro cultura. Lo spettacolo sarà realizzato con l'aiuto di tantissimi collaboratori che da mesi stanno mettendo gratuitamente le loro competenze al servizio del progetto. Tra queste persone ci sono anch'io, sono il direttore artistico e il regista dello spettacolo teatrale. Abbiamo inoltre deciso di lasciare un'eredità nel tempo attraverso la produzione di un documentario con la regia di Tommaso Vitali, che coniughi lo spirito umoristico dell'intero progetto con una visione più ampia della tematica della migrazione. Quando Matteo mi ha proposto di realizzare un documentario su tutta questa avventura, ho accettato subito con molto entusiasmo. Ho visto la possibilità di raccontare una storia difficile ma affascinante, quella di parlare della creazione di una piccola compagnia teatrale a partire dal nulla, composta da migranti. Ma ho anche visto una possibilità per me, una sfida, legata sempre a temi che ho affrontato nel mio lavoro di filmmaker in passato. In questo caso c'è la possibilità di raccontare una storia che aiuti il pubblico a porsi in maniera differente, a superare quella che reputo una polarizzazione presente oggi in Italia e anche in Europa sul tema delicato della migrazione. All'avventura di Matteo e degli attori migranti aggiungeremo altre linee narrative, costituite da quelle voci del panorama italiano che hanno la lucidità necessaria per integrare il nostro progetto con una visione chiara ed onesta sulla questione delle migrazioni, con un linguaggio differente da quello televisivo, ma a mio avviso più prossimo al sentimento degli italiani. Ma non... Vogliamo quindi chiedervi di aiutarci a creare un dialogo nuovo,
a prendere per mano chi diffida, chi ha paura, a dare a tutti la possibilità di vedere noi stessi nell'altro. Siamo stati molto felici. Quello che mi ha appassionato dell'idea di realizzare uno spettacolo teatrale rivolto a studenti delle scuole medie e delle scuole superiori in tutta Italia, realizzato da migranti, è la curiosità di vedere la reazione nel vedere persone che solitamente sono abituate a essere proposte dai mezzi televisivi, dai mezzi di comunicazione in un'altra veste, vederli invece su un palco realizzare uno spettacolo comico. I sorrisi, anche le critiche costruttive o i discorsi che fanno soprattutto tra di loro e con le insegnanti, e vedere la reazione che avranno a questo sarà una delle cose più interessanti che a me sarà capitata dall'inizio, da quando abbiamo aperto, perché riuscire ad aprirgli la mente, riuscire a entrare e a smuovere qualcosa è credo una delle gioie più grandi. Ci sono anche i sudamericani, ci sono anche gli asiatici, però almeno quello. Ci sono anche i finlandesi, Sì, tipo mia moglie, sì. ma ormai sono 40 Sì. anni, quindi non è più così. Però si è difficilissimo a trovare. No, allora, il progetto è sicuramente interessante dal punto di vista della linea editoriale di Sagoma. La linea editoriale di Sagoma credo che sia l'unica casa editrice specializzata in umorismo e soprattutto in storia della comicità e soprattutto nasce con questo intento, cioè dimostrare come anche la comicità faccia parte a pieno titolo di tutte le altre forme espressive della cultura di un paese. E da questo punto di vista il legame con l'integrazione è significativo, cioè forse è lo strumento più veloce che ha una persona per farsi in qualche maniera accettare dal prossimo. In realtà ci sono dei punti in comune tra l'umorismo di quasi tutto il mondo, ok? Magari ci sono degli argomenti che sono tabù, ok? Ma il meccanismo che genera la risata in tutte le parti del mondo ha dei punti di contatto. È questo ragazzi, questo qui. Non è così. No, No, così. Non me ne frega niente. non mi frega niente. Sì. Ah, non mi frega niente, sì, è vero. Sì, ho visto, ma è... No, questo No, fanculo, sì. Vaffanculo, sì, Ma è cosa vero. vuol dire questo, fanculo? Ci saranno anche dei contributi saggistici al riguardo, ma anche attraverso la narrativa si riesce a capire come autori che provengono dalle parti più disperate del mondo riusciranno in qualche maniera a farci ridere partendo da contesti completamente diversi, ma utilizzando spesso meccanismi comuni. Perché vi chiediamo una mano? Se da un lato alcuni costi della produzione teatrale sono già coperti, in particolare la tournée nelle varie città italiane, dall'altro lo spettacolo teatrale, cioè quello proprio della creazione, la creazione dei laboratori con i ragazzi, la conduzione dei laboratori, l'ideazione, la regia, non sono ancora aperti. per quanto riguarda il documentario abbiamo spese che riguardano la produzione, vogliamo intervistare altre persone, la post-produzione, la distribuzione e le musiche in generale. Vi invitiamo a scorrere la pagina e a vedere più nel dettaglio quali sono le nostre spese nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Volevamo anche ringraziare in special modo le due associazioni che ci sono state molto vicine dall'inizio, No Walls a Milano e ora il GUS in Puglia, che ci sta facendo conoscere veramente tanti ragazzi, che sono i ragazzi proprio che vedrete sul palcoscenico e al cinema e con i quali stiamo lavorando. Vi invitiamo quindi nelle prossime settimane a darci una mano, a seguire la campagna su questo sito e sui social e se possibile a condividere questo progetto con quelle persone che ritenete possano essere interessate, possano sentire la necessità di parlare in maniera diversa di migrazione oggi. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare un terreno comune attraverso l'umorismo in cui scambiare idee differenti e punti di vista diversi tra culture diverse. Non ci rimane che Salutare. Ciao. grazie.